Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche predestinate per novembre. Abbiamo la carta della morte, amici dell'Acquario. Può essere un periodo di rigenerazione, tagli con il passato, tagli con certe situazioni o magari per qualcuno anche con certe relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Se non sapete come incastrare queste letture, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi e sto pubblicando in questo periodo il corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi di gennaio 2026. Anche di questo comunque trovate il link del video di presentazione sotto in descrizione oppure nella pagina web. Bene, andiamo a vedere le energie predestinate per novembre. Partiamo con un 4 di spade, regina di bastoni, diavolo, 7 di bastoni, abbiamo un cavaliere di coppe, 5 di spade, nove di coppe e 6, scusate, 8 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, spieghiamo un po' come vanno le energie del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andrò a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, economia e via dicendo. Partiamo da questo 4 di spade. Credo che qualcuno di voi abbia come bisogno di un periodo di riposo, ehm, però è come se non soddisfacesse questo bisogno. Andiamo a vedere come lo spiegano. Allora abbiamo un matto, è un diavolo. Credo che ci sia qualche cosa che vi sta appesantendo ed è per quello che probabilmente non potete prendervi un periodo di riposo. Potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere una nuova relazione. ehm, per qualcuno sento come se vi impedisse di dormire, magari perché è una relazione notturna. Non lo so. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 8 di coppe. 3 di pentacoli e 10 di coppe. Qualsiasi cosa sia, questo matto per voi, vi dico, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere una storia, potrebbe essere un viaggio, un nuovo lavoro. Il matto di solito è qualcosa che inizia con tanto entusiasmo, che però crea un vincolo, crea un condizionamento, una sorta di schiavitù con questo diavolo. Sento che sì, probabilmente c'è entusiasmo per questo nuovo inizio, anche se è faticoso perché non avete come modo di riprendere le energie e probabilmente è per questo che qualcuno cerca come altrove. Andiamo a vedere il diavolo.
Regina di coppe e 6 di pentacoli. Allora, in questo gruppo di carte mi dicono che c'è come un... Se lo ricollego a questo diavolo può essere quello che vi costringe e vedendo queste due figure potrebbe esserci un disequilibrio con una figura femminile vicino a voi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, 10 di bastoni e 4 di pentacoli. Ragazzi, da un lato vi sento in protezione nel mese di novembre, cioè tipo lasciatemi stare, dall'altro però è come se ci fossero delle cose che non vi lasciano tranquilli, che è come se ci fosse una fuga di energia, sento. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Noto adesso che l'otto di coppe ce l'avete sia qui che qui. Probabilmente è una situazione dalla quale vi vorreste allontanare. Per qualche motivo vi dovete togliere delle responsabilità. C'è come un qualche cosa che appesantisce. Diciamo, non tanto il vostro riposo, è come sì, se non riusciste a carburare. 7 di spade e 9 di coppe per il cavaliere di coppe, quindi potrebbe arrivare anche una bella offerta, ragazzi, che apparentemente potrebbe essere allettante, ma con questo 7 di spade mi viene da dire occhi ai dettagli. Tecnicamente quando c'è il cavaliere di coppe l'offerta è sempre di un certo spessore. Andiamo a vedere il 5 di spade. Regina di spade e cavaliere di bastoni. La regina di spade vi consiglia di darvi delle regole perché potreste essere un po' confusi, magari sull'obiettivo di questa proposta, perché questa proposta secondo me vi sembra allettante perché vi permette di uscire da questa situazione un po' stagnante, un po' costringente. Andiamo a vedere il 9 di coppe che tra l'altro si ripete. Regina di bastoni che avete qui e che interessante. A inizio mese girata al contrario e poi si gira il dritto come mi riprendo il mio potere personale. 4 di spade nuovamente, quello non è cambiato di posizione. Andiamo a vedere l'8 di coppe. 5 di pentacoli, scusate, di coppe e fante di spade. Non lo so, la sensazione che ho io è che ci sia una situazione, considerato il matto potrebbe essere una situazione relazionata a una nuova avventura, poi che sia un'avventura romantica, un'avventura nel senso di avventura di vita, adattatelo voi alla vostra realtà. C'è comunque un qualche cosa di nuovo che mm, può partire, ma non vi lascia poi così del tutto liberi. Cioè è che sono uno l'opposto dell'altro, perché il matto è proprio la libertà, l'espansione, faccio quello che voglio, vado dove mi porta il vento, mentre il diavolo è l'obiettivo, l'ego, il condizionamento, il giudizio, tutto quello che può essere tossico, rabbia repressa, situazioni soffocanti. Quindi sono un po' uno l'opposto dell'altro. E effettivamente poi non c'è un reale equilibrio in questa questione. Devo dire che secondo me una mossa tattica da parte vostra sarebbe togliervi certi obiettivi che magari sono egoici, visto il diavolo,
Attenzione a questa proposta che potrebbe arrivare perché secondo me dovete mettere in chiaro delle cose. Anche con il fante di spade è come dire, no, ok, ehm, punto questo obiettivo, nonostante possa non essere la scelta giusta per me, però io è come se avessi bisogno di altro. Perché io sento che la relazione in sé, la situazione o quello che è, avendo questa regina di bastoni al contrario, non vi sconquiffera più di tanto. C'è, può essere magari una relazione passionale, però c'è qualche cosa. Ah, tenete presente che con il diavolo possono anche essere relazioni clandestine. Mm? Quindi c'è come qualche cosa che non vi convince. Però vi dico, considerata la morte e questa carta che è l'otto di coppe che mi parla di allontanamento, secondo me non vi farete prendere così tanto l'animo da questa situazione, da questo personaggio e riuscirete come a vedere le cose in terza persona, a distaccarvi un po' per riuscire a monitorare l'evoluzione degli eventi. Vi dico che molto probabilmente tenderete a distanziarvi da questa situazione o da questa relazione, perché con l'otto di coppe si va verso qualcosa di migliore. Nonostante qualcuno potrebbe pensare di pentirsi, oppure potrebbero farvi pensare di pentirvi. C'è come qualche cosa che inizia in modo un po' forte, però non proprio come vi posso dire. Ah, tenete presente che il matto, uno dei significati che ha è l'ingenuità. Quindi fatevi attenzione a non farvi pinzare in qualche situazione o in qualche relazione che sembra comunque allettante. Anche qui c'è un cavaliere di coppe con una buona proposta apparentemente, però abbiamo un sette di spade che è una carta di avidità, una carta di bugie, una carta di qualcuno che tenta di fregarvi. Quindi non lo so, rimanete guardinghi o comunque lavorate per mettere delle regole per vederci chiaro. Tenete presente che la regina di spade è colei che taglia, esattamente come la morte, taglia quello che non serve più. È una persona che si fa i conti, si fa i calcoli, fa le liste dei pro e dei contro e valuta con logica. Va bene, andiamo ai vari settori. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, secondo me potrebbe effettivamente arrivare una proposta di lavoro. Però mettete delle cose in chiaro subito, cioè fatevi una scaletta prima di andare al colloquio e cercate di toccare tutti i punti, per esempio l'orario, se ci fossero straordinari come vengono pagati gli straordinari, la busta paga, piuttosto che, non lo so, la stagionalità del lavoro, quali sono i vostri diritti, magari vi informate anche su internet per quello che riguarda il contratto collettivo di lavoro di quel settore specifico, cioè fate attenzione perché avete due volte il diavolo, un sette di spade e potrebbe non essere una cosa proprio così lineare, così chiara. Soprattutto stabilite quando è la paga del mese, perché se voi iniziate a lavorare, per esempio, non lo so, il 15 del mese e la paga viene data il 14, voi state tutto il mese, cioè non lo so, comunque cercate di mettere subito le cose in chiaro, non abbiate paura a fare domande, insomma, quando fate il colloquio. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro dipendente, anche qui ragazzi, secondo me c'è qualche cosa che non è chiaro. Se non siete in un buon ambiente di lavoro, se continuano a farvi promesse che poi non vengono mantenute, se per caso ci sono pettegolezzi, vi fanno stalking, vi fanno mobbing, cioè quello che sia che rende l'ambiente tossico, io ho come la sensazione che novembre sia un buon periodo per iniziare a cercare altrove, per iniziare a tagliare con le vecchie abitudini. O cambiate comportamento sul luogo di lavoro, quindi fate buon viso a cattivo gioco, oppure semplicemente smettete di sperare che le cose cambino e iniziate a cambiare voi, cambiate attitudine, cambiate posto di lavoro, mi verrebbe da dirvi.
Può essere un buon periodo per iniziare a guardarvi intorno, comunque, perché novembre, siamo quasi alla fine dell'anno, quindi magari le aziende che devono fare dei cambi, di solito con i nuovi contratti si parte o da settembre a gennaio, quindi può essere un buon periodo novembre per iniziare a sondare il terreno. Per le persone invece che sono autonome, hmm, se c'è qualche nuovo progetto, qualche nuova collaborazione che non vi sembra chiara, che non vi fa dormire la notte, che non vi lascia tranquilli, che vi fa sentire nel bisogno di proteggervi, vi dico, valutate bene se continuare questa collaborazione oppure no. Sento che qualche cosa, ripeto, potrebbe essere un'offerta che arriva a novembre, c'è qualche cosa di nuovo qua che parte a novembre, ma potrebbe non essere così chiaro o così lecito. Il diavolo parla sempre di illeciti, di cose nascoste, di tradimenti, di cose clandestine, di cose illegali proprio. Quindi avete anche un 7 di spade e comunque il diavolo è ripetuto, fate attenzione alle collaborazioni, mettete le cose in chiaro come vi dice questa regina di spade, qualsiasi cosa per voi sia confusa, non cedete, non date l'ok fino a quando per voi non è super chiara. E vi dirò di più, la regina di spade, le due figure maggiori di spade possono molte volte rappresentare gli avvocati. Quindi, se non ne sapete abbastanza di un tema, piuttosto fatevi dare una consulenza da un legale o una persona che ne sappia più di voi. Perché qui c'è un 7 di spade anche, quindi la fregatura è in agguato. Parliamo di soldi, ragazzi. Qui secondo me è necessario fare dei tagli. Abbiamo la carta della morte. Diciamo che vi sento un po' come se non sapeste bene da dove vi escono i soldi, cioè vi ritrovate sempre in una certa posizione finanziaria e non sapete bene mai come ci finite. Monitorate tutte le micro spese che effettuate, che sono il caffè, la brioche, il chicles, non lo so, le sigarette per qualcuno potrebbero essere, il fiocchetto, magari quella cosa che mi serviva per abbellire, non lo so, le spese delle tonterie del cinese. Fate un conto a fine mese di quanto spendete in queste micro spese e poi fate il conto all'anno. Moltiplicate la spesa per 12 e vi rendete conto di quante cavolate, mi stava per venire un altro termine, ehm, diciamo, destrutturano il vostro conto corrente, ok? Gli abbonamenti che magari avete, che non usate, quelle cose lì. Alla fine del mese possono anche essere 60-70 euro e insomma alla fine dell'anno ci pagate quasi una vacanza. Tutto sommato, a parte questo restyling monetario, sento che le cose non vanno male, cioè si tratta un attimino, secondo me, di ricalibrare più che tutto le spese, perché le entrate, bene o male, per i lavoratori autonomi, sento che nel mese di novembre ci potrebbe essere come un picco di guadagni. Poi mi farete sapere con i commenti. Passiamo alla parte romantica. Se parliamo di single, ragazzi, c'è una nuova storia, una nuova relazione, una nuova conoscenza, una nuova amicizia, veramente calda, bollente. Sento che davvero è un qualche cosa che vi può risvegliare gli ormoni, ma quello. Cioè, ho come la sensazione che la persona non vi ispiri più di tanto, che non vi sentiate particolarmente fusi con l'altro sugli altri livelli. Cioè, può esserci fuoco e fiamme dal punto di vista fisico, però poi se andiamo da un punto di vista mentale piuttosto che emotivo, c'è ancora da lavorare molto. Cioè, io sento che probabilmente potrebbe essere
una bella storia per divertirsi, ma è come se sapesse già dall'inizio che più in là non può arrivare. E sento che per molti, insomma, vi godrete il momento e poi lascerete scorrere. Per le persone che sono in una relazione, allora, io ho come la sensazione che potreste essere messi alla prova. Cioè, arriverà qualcuno che vi scuoterà a livello di chimica e inizierete a chiedervi: ma sono ancora innamorata del mio partner, della mia partner? Sono ancora sicuro, sicura di voler continuare questa relazione? La persona con la quale sto costruendo qualche cosa, ce la vedo come padre dei miei figli o madre dei miei figli? Cioè è come se si creassero una serie di domande che non sono dubbi, sono in allineamento con me stesso. Vi dico, sarà un buon banco di prova, secondo me, e vi dico anche che non cadrete in tentazione, a parte che non sia quello che volete, cioè un po' di vervi in più extra matrimonio o extra convivenza, però voglio dire, ho come la sensazione che sì, capirete che cosa vi vuole insegnare questa situazione, però poi è un po' come dire, ok, ho preso l'insegnamento, quello che c'era da imparare l'ho imparato, non mi serve più magari flirtare con questa persona o fantasticare con quest'altra persona. Sento che è come se diceste, no vabbè, non ne vale la pena. Ehm, per le persone che sono in una relazione clandestina, ragazzi, sento che ve la racconteranno un po', a voi non convinceranno tanto. Ho l'idea che manterrete al guinzaglio l'altra persona, potrebbe anche essere il contrario, cioè che l'altra persona tiene al guinzaglio voi, considerato anche come si sviluppano le carte. E io credo che a un certo punto, cioè con la morte, si arriverà a un dunque. Credo che molti di voi non tollereranno più questo tipo di comportamento ed effettivamente potrebbero iniziare a guardare da un'altra parte. Vi dico, per qualcuno sarà il prendo distanza e tengo d'occhio la situazione, vedo come ci si comporta, cioè com'è il botta e risposta, se mi cerca, se non mi cerca. E per qualcun altro invece sarà un sì, vabbè, faccia un po' quello che vuole, io guardo per me, vado avanti con la mia vita. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Possibilità e volgersi all'interno. Io sento che invece di perdervi in queste lotte egoiche del 5 di spade, in queste discussioni dove si cerca sempre solo di avere ragione, cercate di capire che cosa volete voi. Volgersi all'interno è il ascolto me e non tutte le voci che ci sono intorno nella mia testa, che possono essere la voce di mamma che mi dice A, B e C, la voce di papà che mi dice X, Y e Z, la voce della mia amica, le voci degli altri. Cercate di capire quali possibilità ci sono rimanendo fedeli a voi stessi. Uh, rigenerazione e la sento super legata
alla morte, ragazzi. Difatti qui abbiamo una vegetazione, un albero che sta rinascendo appena dopo una colata lavica. Vedete che c'è ancora la lava, quindi è proprio prima brucio tutto e poi rinasco. È un po' come la torre, no? Quando arriva la torre destruttura tutto, distrugge tutto quello che pensavamo in una situazione, di una relazione o di una persona, però poi ci rende più forti. Ci... È come se avessimo la possibilità di cancellare la lavagna e di ricominciare a scrivere la nostra storia. Bellissimo. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findor. L'amore è la chiave che apre tutte le porte. Perché non usarla? Girala e stai a vedere. Ti dischiuderà una vita colma di gioia e di felicità. Perché quando l'amore emana da te nella vita di chi ti circonda, porta con sé la trasformazione, cioè impressionante, è uno dei significati nei mazzi di Osho della morte. L'amore attira amore. Parola d'ordine, trasformazione, ragazzi. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete iniziare per conto vostro potete abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, le tratto divise per settore e in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, ci sono anche delle meditazioni guidate, sì, qualcuna è guidata, qualcuna no, comunque è tutto atto a aiutarvi con il vostro percorso di crescita, di espansione, di presa di consapevolezza. Date pure un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!